Mi è stata appena lanciata una sfida: cosa acquistare con 10 euro di utile essenziale in aeroporto. Quando viaggi devi prendere più mezzi possibili, tipo autobus, treni, aerei, fatti sempre con quell'ansietta di perdere la coincidenza oppure ci sia qualche imprevisto o ritardo. Ma fa parte del gioco e non saprai se riuscirai ad arrivare a destinazione. Anche perché cambiando 5 mezzi diversi diventa tutto molto più sfidante. Il primo è andato, mezzogiorno e mezzo e ho fame. Sembra che stai partendo per 10 giorni, anche se è uno zainetto. Finalmente fa un po' di caldo e speriamo che quest'estate arrivi, perché quest'anno sta veramente tardando molto. Pioggia, ancora pioggia, sempre pioggia. Ha veramente rotto. Siano lodati 35 gradi. Certo che una panchina la potevano mettere comunque. Zero panchine, zero possibilità di sedersi e nemmeno ombra. Anche perché non riesco a soddisfare un mio bisogno primario. Ora ho molta fame e non posso mangiare in queste condizioni sfavorevoli. No, io attenderò. Io cedo. Mangiare in questo modo non è idoneo alla mia persona. Buon appetito. Sto godendo. No, non ce la faccio a resistere, devo mangiare anch'io. Come da tradizione, quando si viaggia ci si prepara sempre rigorosamente i panini. Panino rigorosamente fit. Questa è una puccia con del tacchino, del formaggio proteico e infine anche della carotina. Ti permette di contrastare quel sale che dà fastidio alla bocca. Consiglio personale, quindi con un affettato matchate sempre una verdura, una carotina, un'insalatina. Ti permette di assaporare il panino in un modo diverso. Però questo abbinamento è delicato al punto giusto. Formaggino, tacchino e carotina. Panino proprio scende, che è un piacere. Ci prepariamo per quello che ci aspetterà nei prossimi giorni e non sarà sicuramente un panino al tacchino. Primo round andato, ora ci accomodiamo e passiamo al secondo. Procediamo col pranzo. Acquettina sgorgante. Terminiamo questo homemade meal. Cosa? Il volo è in ritardo. Non è vero. Sì. Non è vero. Stai scherzando? No, mi è dato una mail. Di quant'è il ritardo? Non c'è scritto. No. Quando è previsto il volo? 17:18, praticamente un'ora dopo. Quindi perdiamo il treno? Sì. Inizia bene questo viaggio. Ok, questa avventura inizia nel modo sbagliato. Come avevo annunciato prima, ci deve essere la coincidenza di tutti i mezzi. Adesso vediamo, capiamo un attimo quello che può succedere in aeroporto. Quindi speriamo che in qualche modo possano recuperare tempo e non aggravare la situazione. Siamo all'aeroporto. Qui troviamo anche un'esposizione di antichi vasi, bagnetto tattico, tac. E una regola fondamentale: non andate nel primo bagno che trovate una volta arrivati dall'aereo oppure dal treno, perché sarà quello più frequentato. Quindi cercate di andare quello successivo, potrebbe essere molto più pulito del primo che trovate. Qui c'è anche un'ottima carrellata di bei furgoni, sono tutti molto interessanti. Ora ci stiamo dirigendo verso il gate e vogliamo capire se effettivamente il ritardo del volo comprometterà anche la coincidenza con il treno. Intanto qui siamo nelle solite boutique di profumi e altri cosmetici presenti in tutti gli aeroporti. Mi è stata appena lanciata una sfida: cosa acquistare con 10 euro di utile essenziale in aeroporto. Iniziamo questa ricerca. Allora, tabacco lo escluderei. Anche gli alcolici credo non siano essenziali, anche se qualcuno potrebbe dire il contrario. Limoncello no. Ora c'è tutta la zona delle creme, dei profumi, dei vini addirittura, anche le creme solari, quindi le escluderei a prescindere, visto che il budget comunque è molto ma molto basso e non è una cosa essenziale. Ora, cioccolato Novi molto buono, ma no. Eccoti, cosa acquisteresti con 10 euro di budget di utile e necessario qui in aeroporto? L'acqua. E poi? Caffè. La bottiglia d'acqua ovviamente è obbligatoria. Zona libri molto interessante, ma no. Ecco, la intravedo in fondo l'acqua. Vediamo un po' i prezzi dell'acqua. Qui siamo a 2,50 euro. Perderei già un quarto del budget a disposizione. Attenzione, una bottiglia l'ho trovata anche a 2 euro, quindi ci potrei pensare. Siamo a mezzo litro di acqua a 2 euro. Onestamente non so se riuscirò a trovare di meglio, quindi credo che la prenderò. Anzi, cambio di idea all'ultimo secondo. Conviene di più il 750 ml rispetto al mezzo litro, visto che con 50 centesimi in più ho un po' più acqua. Grazie. Il salato anche ne ho, perché i prezzi sono dai 3,50 ai 3,70 e poi chiedono altra acqua o altri liquidi. Ti viene sete. Quindi non è una scelta sensata. Io ho trovato il mio primo acquisto. 750 ml a 2,50 euro. Sai quanto costano le ciughe? 6 euro. Cosa? Mi rimangono 7,50 euro. E adesso vedremo come spenderli. Anzi, scrivetemi nei commenti
il modo in cui li spendereste voi questi soldi. Ora piccolo pit stop organizzativo, trasferiamo l'acqua della bottiglia ovviamente nella borraccia. Che fai? Con 7,50 € non lo offri un caffettino in più? Grazie. E sono convinto mi prenderò un caffè rigenerante prima del volo, sempre se ci sarà questo volo. Dalla regia mi dicono un caffè a 1,60 €. Direi un prezzo ragionevole visto che ci troviamo in aeroporto. Poi qui abbiamo delle macedonie un po' carucce, un po' una sorta di poké con anche affettato, salmone, pesce, riso, cereali, però sono estremamente fuori budget. Stesso vale per i panificati. Buongiorno. 2 espressi per favore. 3,20 €, quindi 1,80 € di resto. Reso conto veloce. Questo è ciò che mi rimane. La bellezza di 3, 4,30 €. Cosa riuscirò ad acquistare con questi 4,30 €? Una o due cose? Andiamo a vederlo. No, aspetta. Potrei prendere una banana a 1 € oppure una mela. Almeno scelta sanitaria. Sì, esatto, scelta salutare almeno. Giratino curioso, direi di no. Occhiali no, borse nemmeno. Giro perlustrativo effettuato. Abbiamo visto che non ci sono tanti negozi, non c'è molta scelta, quindi direi di tornare nello store più grosso, appena uscito dai controlli. Libricino con budget 2 €. Sarà possibile? Trattorino da 11 € belli croccanti. In effetti una cosa utile che stavo cercando era un cuscino per dormire, però qui stiamo parlando di budget improponibili proprio. 50 €, 36 € e 30 €. Attenzione, potrei spendere l'intera cifra per un burro cacao al costo di 4,30 €. Proprio ciò che mi rimane. No, direi di no. Caffè nemmeno, stiamo sui 7. Sono indeciso tra una penna e una settimana enigmistica per un totale di 3,30 €. Sì. Oppure qualcos'altro da bere, tipo un tè al limone, un tè alla pesca. E ho visto che il prezzo è di 3,50 €. Ok, ho deciso, andiamo per il tè. Attenzione, tè 3,50 €, mi rimangono 80 centesimi e c'è la scelta tra Chupa Chups, probabilmente un Tronchi. Scusi, un'informazione, quanto costa il Tronchi? 1,80 €. Ok, allora no, grazie. Quindi teino più Chupa Chups, 4,30 €. 3, 4 e 30 centesimi. La 10 € challenge si è conclusa. Come avete visto abbiamo acquistato una bottiglia d'acqua 2,50 €, una bottiglia di tè 3,50 €, dopodiché 2 caffè 3,20 € e un Chupa Chups 80 centesimi. Abbiamo speso 10 € in questo modo. Voi li avreste spesi in modo diverso o in modo più sensato, più utile? Ditemelo nei commenti. Anche perché con questo budget non potevamo ambire ad altre cose un po' più elaborate e più costose. Abbiamo preso solamente il necessario per sopravvivere, liquidi e cibo. Comunque chi ha inventato il Chupa Chups è stato un genio assoluto, perché alla fine è una caramella su un bastoncino e è diventato un marchio internazionale. Incredibile. Certe volte le idee più semplici diventano incredibilmente famose in tutto il mondo. Quindi bisogna sempre partire dalla semplicità, e la semplicità, come dimostra la storia, ripaga sempre. Ed è una cosa semplice trovare la giusta via creativa per fare qualcosa di particolare che magari non esiste, e lì vinci tutto. Sta lì il segreto secondo me. E guardando un attimo informazioni su Wikipedia della Chupa Chups, ho appena scoperto che è un'azienda spagnola fondata a Barcellona nel 1958. Non pensavo fosse spagnola onestamente. E quando sei al gate non serve a nulla fare la fila, perché tanto il volo parte sempre a quell'ora. Quindi entrare prima in aereo per poi starci più tempo in effetti non è una cosa molto sensata. Grazie. Volo in ritardo di un'ora, adesso vediamo se riuscirà ad andare più veloce e recuperare un po' di tempo, se no perderemo la coincidenza col treno. Male si getta. In questi ritardi che ci sconvolgi tutti i programmi, ci fai perdere tempo, non va molto bene. Ce la possiamo fare? Ora è il momento della merenda. Ovviamente siamo in ritardo e si corre. Nuovo mezzo. Dopo 9 ore di viaggio, 4 mezzi presi, manca l'ultimo mezzo e arriveremo a destinazione. Ma questa sarà un'altra storia.